Dicono che i video escano meglio con le piante, è così? Salutate la mia amica Gemma. In ogni caso, perché siamo nella mia cucina? Perché in questo video voglio prepararmi un caffè insieme a voi e dopo voglio mostrarvi un po' qualche foto dal mio album dei ricordi. Faremo una piccola chiacchierata insieme, molto informale, e sicuramente ci saranno dei termini, delle espressioni che potrete imparare. Cominciamo con il caffè. Qual è la cosa che ci serve? La moka. La prendo subito. Sì, ci sono delle bottiglie d'acqua qui, ma è importante bere l'acqua, no? Prendo la moka. Allora, vediamo un po' se sapete preparare un caffè italiano con la moka. Qual è il primo passaggio necessario? Bisogna riempire la parte inferiore con dell'acqua, ovviamente. In realtà io ho sempre paura di metterne un po' troppa, però non dovrebbe essere troppo. Dopodiché prendiamo il filtro a imbuto, ha la forma di un imbuto, e bisogna riempirlo con il caffè macinato. Mi raccomando però, non dovete pressarlo. Questo è molto importante. Mia nonna sempre si arrabbiava quando io lo pressavo. Aspettate che prendo il caffè. Con un cucchiaino riempio appunto il filtro con il caffè macinato. Questo lo si compra al supermercato. Infatti ho realizzato un vlog con mia madre e mia zia al supermercato e noi compravamo tanto caffè da buone italiane, no? Quindi se volete guardare quel video lo trovate in alto nella card e giù in descrizione. Ci sono anche le campane, ma non so se possiate sentirle. Oggi è domenica. Mia nonna, che aveva più o meno il mio stesso nome, lei si chiamava Grazia, sempre cantava quando preparava il caffè. E un po' io lo capisco, perché è un rituale molto molto piacevole della nostra giornata, insomma, e della nostra vita. Diciamo, preparare il caffè con amore è proprio una cosa importante della cultura italiana, perché lo stai preparando per i tuoi figli, i tuoi nipoti, il tuo partner, le persone a cui vuoi bene, quindi ci sta. Io però non sono intonata come mia nonna. Allora, adesso dobbiamo avvitare la parte superiore sulla parte inferiore e ho bisogno del microfono così potete sentirmi meglio. Cosa facciamo adesso? Lo mettiamo a fiamma bassa, lo mettiamo sul fornello a fiamma bassa e aspettiamo che esca. Eccolo lì. Non ho dimenticato, devo accendere la fiamma. Fa quello che deve fare, quindi intanto che vediamo, scusami Gemma, intanto che il caffè fa quello che deve fare sul fornello, io preparo le foto dal mio album dei ricordi. In realtà ci sono tanti album dei ricordi, ne abbiamo tanti, però ho selezionato un po' le foto più interessanti secondo me, quelle più carine, di cui voglio parlarvi. Sono tutte qui, tranne una che è molto grande, lo scoprirete presto. Purtroppo ci vuole sempre qualche minuto, però anche questo fa parte dell'italianità. No, scusate, ho appena scoperto che la mia luce cambia colore. Luce rossa. Luce verde. Blu. Questa è la mia preferita. Questa è viola. Celeste. Rossa di nuovo. Ma è bellissima. Verde. Ma... oh, questa cambia da sola. Ma è bellissima. Io adoro la tecnologia. Spero che si senta. Il caffè è pronto. Penso proprio che mi siederò sul divano per mostrarvi le foto. Intanto lo verso nella tazzina. Ci spostiamo sul divano. Eccoci qui. Io amo il caffè. Allora, la prima foto di cui parliamo oggi è questa.
Non so se si noti bene, altrimenti dopo vi faccio una foto alla foto. Probabilmente dovrò fare così. Allora, qui ero appena nata, avevo sicuramente qualche mese di vita. Ero a casa di mia nonna, riconosco le tende e credo proprio che io fossi soddisfatta, avevo un sorrisino soddisfatto, la vita era bella a quei tempi e io lo sapevo. Non è vero, ma... La prossima foto viene dalla festa per il mio primo compleanno. Tada! Allora, carina. Questo vestito a quadri mi piace molto. No, non me lo ricordo, cioè non ricordo se a quel tempo mi piacesse, però adesso mi piace molto. Sul tavolo c'erano sicuramente delle cose da mangiare e da bere, era tutto rosa, il fiocco rosa, e accanto a me da un lato e dall'altro c'erano due regali molto belli. Sapete come si chiamano questi in italiano? Sono due tricicli. Il triciclo, un tipico gioco da bambini. Eh sì, io stavo, non so, celebrando. Ero contenta. Sempre dal mio primo compleanno c'è un'altra foto con i miei genitori. C'è il mio nome scritto sul muro, ovviamente. Era la mia festa. Poi io in questa foto non ero particolarmente felice, ero un po' arrabbiata, un po' annoiata, un po' infastidita. C'è mio padre che mi aiuta a soffiare sulla candelina della torta perché io non ne volevo sapere, e c'è mia madre che sta provando a convincermi a mettermi in posa per la foto, ma io chiaramente non volevo farlo. Prossima foto. Qui avevo 2, quasi 3 anni, se non ricordo male, ed era il giorno del matrimonio dei miei zii. Ecco perché sono vestita un po' bene e ho anche una pettinatura ai capelli. In più ho quello che era, probabilmente è ancora, il mio peluche preferito. È un coniglio molto molto carino, dopo ve lo mostro. Credo di averlo ancora. Anche nella culla avevo tanti peluche perché sono una grandissima appassionata di peluche. Siete ancora lì? La prossima foto è molto molto grande. Intanto però, prima di mostrarvela, vi ricordo che se ancora non lo avete fatto, dovete assolutamente iscrivervi alla nostra newsletter e o al nostro canale Telegram. Perché? Perché solo così potrete ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video, importante per non perdervene nessuno, ma potrete anche ricevere tutti i materiali esclusivi gratuiti per migliorare il vostro italiano sulla lingua, la cultura, l'attualità italiana. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Come potete leggere, c'è scritto ricordo della scuola materna. La scuola materna, detta anche asilo in maniera informale o scuola dell'infanzia, è una scuola non obbligatoria che frequentiamo tra i 3 e i 5 anni. Questa era una foto ufficiale che io ho fatto per la scuola. Allora, mini Graziana, ero bionda. Oh! Oggi indosso gli stessi orecchini, sono davvero loro. Avete notato? Il mio sorriso tipico. Cosa importante, indossavo un grembiule. Questo si chiama grembiule, il mio era rosa, c'era anche celeste,
oppure bianco. Qualcuno lo indossava completamente bianco. Era obbligatorio sia alla scuola materna sia alla scuola elementare. Lo vedremo dopo, ma alla scuola elementare era blu. Adesso non so se sia ancora obbligatorio in realtà. Questa non posso mostrarvela in camera, devo prima coprire le facce dei miei compagni di classe che probabilmente non sanno che finiranno su YouTube. In ogni caso, questa era una recita, quindi uno spettacolo che noi avevamo preparato per i nostri genitori, i nostri parenti. Io indosso un completo giallo e sto cantando, probabilmente, o recitando qualcosa, non mi ricordo. Ero molto bionda. Ultima foto dalla scuola materna, una foto di carnevale. Infatti indosso un costume da principessa perché quando mi chiedevano cosa volessi diventare da grande, io rispondevo una principessa. Quindi indosso un vestito rosa con una corona e anche un po' di trucco lo avevo fatto da sola. Scusatemi, è un po' strano perché lo avevo fatto da sola. E poi ovviamente ho coperto tutti gli altri miei compagni, eravamo tanti infatti, ricordo ancora alcuni dei loro nomi, non tutti, mi dispiace. E adesso ho una bella foto dalla mia scuola elementare. Anche qui devo coprire le facce dei miei compagni di classe, ma potete notare che indosso qui un grembiule blu, come vi dicevo. Inoltre avevo anche la frangetta in quel periodo. Prossima foto è invece dalle mie scuole medie e sì, in questo caso sono in seconda fila, indosso una t-shirt bianca, la mia faccia è un po' confusa, non so cosa stessi pensando, forse ero un po' stanca quel giorno, non lo so, ce l'avevo tutto il tempo qui, ma me ne ero dimenticata. Sono io in vacanza. Questo posto è un posto molto bello che vi consiglio di visitare se siete in Puglia. Si chiama Punta Prosciutto. Il nome è divertente, ma credetemi, è veramente un bellissimo posto per le vacanze e lo chiamano le Maldive del Salento. Il Salento è l'area sud della Puglia e io sto imparando a nuotare, come potete vedere, ma ancora non sapevo farlo e infatti indossavo i braccioli. Potete notare l'acqua era molto bassa, la sabbia è molto molto chiara e anche l'acqua lo è, veramente trasparente, molto bella. Lo so, il caffè si beve caldo, però anche se è tiepido come in questo caso, quindi un po' caldo, un po' freddo, è sempre molto buono perché il caffè è la cosa più buona del mondo. Non è vero, la pizza lo è, il caffè è la seconda cosa più buona del mondo. Ultima foto dal mio album di ricordi. Tada! Allora, ero in gita scolastica, quindi gita con la scuola. Non mi ricordo, allora, 2010, ho segnato la data dietro, 2010, credo che fosse la scuola media. Sì, ero alle scuole medie e questa è una foto fatta proprio in questo posto molto bello di cui dovete dirmi voi il nome. Sapete dove sono? Qui è un posto in Italia del sud. Non vi dico di più, fatemelo sapere nei commenti. E sì, stavo
mi stavo mettendo in posa con i miei occhiali da sole e la mia borsa a tracolla, i miei capelli che avevo fatto per l'occasione. Ero molto orgogliosa del mio look. Bene, questa era l'ultima foto che avevo preparato. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo vlog in cui facevamo un po' un tuffo nei miei ricordi. Se volete imparare un po' di più sulla cultura italiana, non dimenticate di guardare il video in cui vi racconto i divieti delle mamme italiane. Alcuni secondo me hanno senso, altri non so. In ogni caso, se il video vi è piaciuto, per favore lasciate tanti mi piace che ci aiutano molto, iscrivetevi al canale e seguite Learnamo su tutti i social perché ci sono tanti contenuti esclusivi che pubblichiamo solo lì. Come vi dicevo prima, non dimenticate anche di iscrivervi alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi per migliorare il vostro italiano. Con questo è tutto, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video.